È sempre così. Quando un evento è talmente dominante da diventare un caso mondiale, tutti gli altri spariscono, anche se sono a loro volta importanti. Succede il 9 maggio 1978. Quella mattina 2 cadaveri vengono rinvenuti. Uno a Roma, rannicchiato dentro il bagagliaio di una Renault 4. L'altro lungo la ferrovia che costeggia Cinisi, un paesino della Sicilia in provincia di Palermo, saltato in aria con del tritolo. Il primo corpo, come tutti sanno, è di Aldo Moro. Il secondo è di un ragazzo di 30 anni. Si chiama Giuseppe Impastato, per tutti più semplicemente Peppino. Torniamo però indietro al settembre del 77. A Cinisi c'è un funerale. Un importante luogotenente dei capi mafiosi del paese infatti è stato ammazzato. È stato travolto da una macchina. Non si sa e non si saprà mai se si sia trattato di un incidente o di un'esecuzione, ma non è questo il punto. Luigi, questo è il nome del defunto, è mafioso perché lo è la famiglia in cui nasce. È la tradizione che rende impossibile scindere legami anche di sangue che risalgono lungo la scala del tempo senza che si riesca a vederne l'inizio. È una cosa normale nella Sicilia di quegli anni. Luigi ha 2 figli grandi, Giovanni, 24 anni, e Giuseppe, 29. Quello che fa Giuseppe invece, detto Peppino, crea un caso di proporzioni enormi a Cinisi. Si rifiuta di stringere la mano dei molti mafiosi che sono venuti a rendere omaggio al caro estinto. Luigi di cognome fa Impastato, perché quell'impastato è il padre di Peppino. Questo è uno di quei video importanti e per realizzarlo ho avuto un enorme aiuto da 2 persone. Anzitutto Mario, che ci aiuterà in tutti quei capitoli della storia della Prima Repubblica. Mario è una persona di grande cultura, ha già lavorato per la ricerca del video sulla casermetta di Alcamo Marina, ma oggi ho finalmente modo di presentarvelo di persona. Ciao, mi chiamo Mario, sono laureato in fisica, materia che ho insegnato per un lungo periodo. Da molti anni sono impegnato nel diffondere attraverso una radio locale e attraverso il mio blog noncicredo.org informazioni sulla situazione ambientale e sulle cause che hanno ridotto il nostro pianeta nelle condizioni attuali. Simone mi dà una ghiotta opportunità che a me piace moltissimo, che è quella di sfogare l'altra mia grande passione, e cioè raccontare le vicende misteriose della storia recente italiana, soprattutto quelle della Prima Repubblica. Gli attentati, le bombe, gli omicidi eccellenti e anche le informazioni un po' particolari su alcuni dei personaggi di quel periodo. Io spero che il mio lavoro sia gradito, ma soprattutto che sia utile a questo fantastico canale. Grazie a tutti. In descrizione vi lascio il link al suo blog perché a breve lì verrà pubblicata una nuova trasmissione da lui diretta e sono sicuro che varrà la pena di essere ascoltata. Ma così come Mario, anche Emanuele Richiusa è un altro professionista, un videomaker, vi lascio in descrizione i suoi contatti, che in un commento sui mecenati YouTube si è offerto di fare delle registrazioni a Cinisi. E il caso ha voluto che oltre alle riprese alla casa Memoria Felice e Peppino Impastato sia riuscito persino a portarci 2 interviste. Una a Radio 100 Passi con Danilo Sulis, tra le tante cose storico amico di Peppino. Non so se hai visto il film I 100 Passi, c'è una che non mi somiglia per niente, con i capelli ricci, che dice avete a fare una radio, che abbia un'antennina, ma chi ci vuole uno? E questa è quella che porta l'attrezzatura della radio, e sarei io. E quindi abbiamo deciso di commemorare le vittime di mafia nel giorno della loro nascita. Peppino è nato il 5 gennaio e noi abbiamo fatto la prima trasmissione di Radio 100 Passi il 5 gennaio, trasmettendo dalla casa sua, quella dove abitava, oggi Casa Memoria, allora non era così. L'ingresso è libero perché mamma Felicia voleva che noi accogliessimo tutte le persone che vogliono entrare in questa casa per venire a trovare Peppino, e adesso oggi anche lei, quindi noi lasciamo l'ingresso libero per questo motivo. L'altra invece è fatta al fratello minore di Peppino, Giovanni. Diciamo che abbiamo vissuto in una situazione difficilissima per noi, a contatto con la mafia. Come ci ricorda Giovanni, anche lui, Peppino, discende da una famiglia mafiosa in cui ci sono stati personaggi di primo piano, capi di mandamento all'interno della cosca di Cinisi. Mandamento
cosca, famiglia, picciotto, mamma santissima sono tutti termini con i quali i siciliani di quel periodo hanno una confidenza assoluta. Immaginate cosa devono pensare gli abitanti di quel paese quando il figlio di un mafioso, nipote di mafiosi, parente di mafiosi, uno immerso in quella melma, dà questi segnali di ribellione. È un pazzo, mormora la gente. Infatti, a pensarci bene, solo un pazzo, o un visionario, o un uomo dotato di un coraggio al di fuori del normale potrebbe fare quello che Peppino fa. E cosa fa? Si iscrive a Democrazia Proletaria. Questo piccolo partito, fondato nel 1975, raccoglie alcuni movimenti extraparlamentari, allora si chiamavano proprio così, come il PDUP, Partito di Unità Proletaria per il Comunismo, Avanguardia Operaia e Lotta Continua. La scelta di Peppino è insomma estrema. Ma perché? Il fatto è che il suo punto di osservazione è quello che accade a Cinisi e nella terra dei Vespri e degli Aranci non vede nessun partito, nemmeno quelli di sinistra, neanche il Partito Comunista Italiano, nessuno che si sottragga ad affiliazioni mafiose, quantomeno a sopportare la commistione vergognosa tra emanazione dello Stato e di Cosa Nostra. Il suo obiettivo è chiaro, dichiarato da tutti, più limpido che mai. Vuole, in poche parole, combattere la mafia. Perché è schifato di tutto quel marciume che è talmente palese che anche i ciechi potrebbero notarlo. Ma nessuno dice niente. Tutti zitti, ricattabili, spaventati, omertosi. Da qui si capisce l'enormità della scelta di Peppino, cioè sconfessare la tradizione della sua famiglia e inserirsi in un gruppo politico che più distante dalla mafia non potrebbe essere. È una scelta difficile anche soltanto da pensare, molto, molto difficile. A Cinisi nella primavera del 78 ci sono le elezioni comunali. Peppino si candida per diventare consigliere. Tutto qui? No, c'è dell'altro. E l'altro è probabilmente l'aspetto più importante e decisivo della sua vita e purtroppo anche della sua morte. Ora, cerchiamo di ragionare con calma. Noi sappiamo che la mafia si è evoluta, diventando grande impresa. C'è chi dice la prima per fatturato nel nostro paese. Si è trasferita nelle grandi città, dove ha aperto aziende, dove controlla capitali in borsa, si è infiltrata nei gangli dell'economia e della politica, ha addirittura varcato i confini dello Stato. Nei paesi del nord Europa avrebbe messo le proprie mani un po' dappertutto. Peppino non ha a che vedere con tutto questo ed è interessante quanto Giovanni, per esempio, ci dice sul conto dello zio. Dopo la morte dello zio, perché poi lo zio è stato ucciso nel 1963, ripeto, lui è un uomo potente, addirittura ha voluto l'aeroporto di Punta Raisi qui in questa zona perché stava per avvenire quella grande svolta nella mafia, cioè la mafia agricola nel 1960 diventa mafia urbana. La mafia è ancora in quella fase, mi si passi un po' il termine storpiabile, romantica, della lupara e del sasso in bocca, degli agguati e delle autobomba, certo. Peppino però è ancora un signor nessuno. Non è un magistrato come Falcone o Borsellino, non è un famoso speaker radiofonico come Mauro Rostagno, non è un capo militare come il generale Della Chiesa, non è un giornalista scomodo come Mauro De Mauro o Beppe Alfano. Insomma, è per Cosa Nostra un insignificante rompiballe che dà fastidio solo in un territorio di poco conto. Un territorio dove però vive, a 100 passi dall'abitazione degli Impastato, un mafioso di quelli importanti, al quale bisogna portare rispetto. Gaetano Badalamenti, detto Zutano. E la paura della mafia qual è? Non solo che i ragazzi e i giovani si identificano, ma che altri figli di mafiosi possono fare lo stesso percorso. Perché i ragazzi si identificano, era un ragazzo come loro, che faceva radio, che raccontava quello che vedeva attorno e quindi raccontava i fatti della mafia perché era circondato da questa situazione, viveva in una famiglia mafiosa, quindi sapeva delle cose e le raccontava. La domanda manzoniana qui ci sta a pennello. Zutano, chi era costui? Un uomo potente, tanto potente da diventare quello più forte di tutti, quando nel 74 viene chiamato a dirigere la commissione, o la cupola, per utilizzare il modo giornalistico di chiamare il governo delle cosche. Il motivo per cui Peppino è stato assassinato sembra assurdo, ma non è per le cose che dice. Perché Tano Badalamenti era così forte, così potente, aveva così tanti legami dalla magistratura ai carabinieri che infatti fanno il depistaggio, eccetera, eccetera, da non temere di un ragazzo che raccontava certe cose. Spavaldo poi, diciamo, viene ridicolizzato appunto da quel modo di fare, che è un modo nuovo, particolare. A Cinisi succede a Cesare Manzella, ucciso dall'esplosione della sua auto nel 63 nell'ambito della prima guerra di mafia tra i clan Greco e la Barbera. Cesare Manzella era lo zio di Peppino Impastato.
Quell'atto così violento sconvolge il giovane Peppino, che a soli 15 anni capisce veramente che cos'è la mafia. E in lui nasce il desiderio di combatterla. Questo lo racconta un suo compagno di scuola, Salvo Vitale, nel suo bel libro Una vita contro la mafia. Quindi la rottura è arrivata con l'omicidio di vostro zio? È stata spinta sicuramente dall'omicidio dello zio, anche se già Peppino, quando lo zio era vivo, però piano stava incominciando ad acquisire una forte coscienza politica. Inutile dirlo che in quegli anni le guerre di mafia sono terribili e cruente. Avversario di Totò Riina, Badalamenti è costretto a cedere il suo posto nella cupola, mantenendo però, per un certo periodo, il comando della cosca di Cinisi. Poi si trasferisce in Brasile, da dove gestisce il traffico di eroina, raffinata e preparata in Sicilia, e poi spedita negli Stati Uniti. Tano programma a Madrid un incontro con il proprietario di una pizzeria in Oregon, considerato il punto di contatto per l'intero traffico di droga. Grazie a intercettazioni telefoniche, all'FBI, alla polizia italiana e spagnola, alla fine Badalamenti viene arrestato e viene estradato negli Stati Uniti. Il processo per il traffico di droga dura 2 anni, con testimoni dai nomi eccellenti come Tommaso Buscetta. L'inchiesta, denominata Pizza Connection, porta alla fine Tano in carcere con una condanna di 45 anni. È il 22 giugno 1987. Sulla vicenda di Peppino Impastato, morto da oltre 9 anni, fin qui nessuna novità. E allora torniamo in Sicilia nel 77, vediamo cosa sta succedendo a Cinisi. La domanda che sta di fronte a Peppino è: come diavolo si combatte la mafia? È una domanda piuttosto impegnativa se pensiamo a chi ci ha provato negli anni e ha regolarmente fallito. Ci hanno provato le forze dell'ordine, ci hanno provato magistrati e giornalisti eccellenti, i risultati sono tutti uguali. Una lunga scia di cadaveri, morti ammazzati, senza badare se assieme ad essi finiscano in frantumi le vite di vittime innocenti che stanno semplicemente cercando di portare a casa un piatto di minestra ai loro figli. Oggi giustamente ricordiamo i caduti, quelli più conosciuti, ma la lista degli assassinati dalla mafia è un elenco interminabile con centinaia di nomi, senza contare le altre centinaia di morti per lotte interne tra famiglie in competizione per dominare su un terreno, su un paese o su una città. Certo, qualcuno in carcere c'è finito, sono state fatte leggi apposite per isolare i boss, ma è servito davvero. Alla base di tutto ci sono i soldi facili intendo, quelli che si ottengono attraverso estorsioni, il classico pizzo, oppure attraverso la gestione del gioco d'azzardo, la prostituzione, e poi attraverso l'immenso bacino d'utenza del consumo di droghe più o meno pesanti. Certo, chi volete che si metta da solo a battersi per questi obiettivi, cioè eliminare il traffico di eroina o garantire ai commercianti i loro incassi? Ma la mafia si esprime, sempre con lo stesso obiettivo finale, anche a livelli più bassi. Il controllo dei consigli comunali. Pensiamo ad esempio alle nomine decise dalla giunta comunale dei posti nei ricchi consigli di amministrazione che gestiscono le fiere, i rifiuti, l'acqua e tutte le altre attività di questo bel paese. Questo è quello che succede a Cinisi. Già, ma come si combatte la mafia? Peppino Impastato inventa un metodo nuovo, originale e altrettanto pericoloso. Nel 77 apre una piccola radio a Terrasini, 3 chilometri più in là di Cinisi. Si chiama Radio Out, che significa in latino oppure, e che indica il desiderio di dare informazioni diverse da quelle solite, da quelle ufficiali. Indica la voglia di raccontare quello che altri mezzi di informazione non raccontano e proporre idee alternative. Tecnicamente non è un granché, si ascolta soltanto nelle zone limitrofe, ma gli abitanti di Cinisi e Terrasini possono comunque sentire benissimo quelle trasmissioni. L'FM, la radio, era come per i ragazzi oggi è il web, ci sono i social. La frequenza è 98-800 MHz ed è classificata come giornale di controinformazione radiodiffuso. La gestisce Peppino assieme a 3 compagni. Il venerdì sera tutti aspettano Onda Pazza, definita trasmissione satiro-schizzo-politica sui problemi locali. Facciamo finta che tutto va bene, con la voce di Ombretta Colli. Onda Pazza, che come Danilo ci può testimoniare è ancora oggi di nuovo in piedi, basta fare un salto sulla loro pagina Facebook per chi non è della zona, all'epoca raccontava le decisioni prese dalla giunta, il lavoro fatto dal consiglio comunale, ciò che accadeva ogni singolo giorno a Cinisi. La narrazione di Onda Pazza era farcita di dosi massicce di satira e l'obiettivo era sempre lo stesso: raccontare quello che i mafiosi combinavano nel territorio. Perché, come detto, la mafia è anche questo. Non solo il traffico di eroina. Alla base delle trasmissioni di Peppino c'è lo sfottò, il sarcasmo. Già, perché si può benissimo colpire la mafia di Cinisi facendo sapere ai cittadini tutte le trame losche, tutte le decisioni molto lontane dal bene comune e molto vicine al bene personale dei componenti della giunta comunale. Tutti messi lì da Zutano, tutti estremamente riconoscenti a Zutano, tutti legati a doppio filo a Zutano. Così Peppino costruisce un paese virtuale, chiamato Mafiopoli,
all'interno del quale si muovono personaggi immaginari molto particolari, ma dai nomi che non lasciano dubbi sul fatto che qualche assonanza con quelli reali forse ce l'hanno. E come, se ce l'hanno? A Mafiopoli si snodano storie assurde e paradossali che vedono i protagonisti fare inevitabilmente figure decisamente barbine, per utilizzare un termine raffinato. Del resto, a quel marciume di persone potevi mai dedicare un linguaggio dantesco? Basterebbe ascoltare l'inno ufficiale di Mafiopoli. La gente è curiosa di sapere cosa accade nella Cretina Commedia o durante la Sagra della Ricotta, o ancora quando i capi delle tribù indiane siedono attorno al grande capo Tano seduto. Ma le storie che Peppino racconta non sono mai fine a se stesse. Dietro uno stile canzonatorio emergono i problemi veri dell'amministrazione di Cinisi. Tra questi l'approvazione di 2 progetti edilizi abusivi, il cosiddetto Z11 e la costruzione di un palazzo di 5 piani. E poi lui si dedica alle battaglie ecologiche. In quel periodo, vedete, siamo negli anni 60, proprio impressionante come lui con molta lucidità andava in giro con i suoi amici a fotografare tutto lo scempio del territorio, l'abusivismo, tutto quello che succedeva in quegli anni, in quel periodo. Però Peppino era diverso, una figura diversa, difficile da gestire. Di tutto questo si sarebbe dovuto sapere soltanto dopo le elezioni, ma Peppino ne viene a conoscenza, non si sa come, e ne parla nel suo solito modo colorito, immaginando che Tano seduto raccolga attorno a sé gli altri capi tribù per decidere il da farsi. Con lui ci sono il sindaco Calogero Stefanini e il vice sindaco Franco Maneschi. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. Ci sono tutti. C'è il grande capo, i 2 grandi capi, Tano seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli. Se ci sono 2 cose che la mafia non sopporta sono rendere pubblici i suoi traffici segreti e l'essere colpita nella sua onorabilità. Il pezzo western fa esattamente questo e le accuse sono precise, circostanziate, con nomi e cognomi. Il solo fatto che organizzava le mosse fotografiche e faceva vedere tutta la speculazione edilizia dove dietro c'era la mafia, ma chi ne parlava in quegli anni di questo? Questo è il modo che Peppino ha scelto per combattere la mafia. Far capire ai suoi cittadini con chi hanno a che fare, chi sono i loro vicini di casa, chi sono tutte quelle brave persone alle quali portano rispetto e salutano con un vossia o bacio le mani. Non servono, sostiene Peppino, eserciti contro la mafia. Serve conoscenza e cultura. Serve sapere che la mafia c'è, individuare dove si trova, serve capire come si comporta e perché. La storia di Peppino finisce a fianco di una rotaia della linea che collega Palermo a Trapani, il corpo dilaniato da una carica di tritolo. A pochi metri un grosso sasso con il suo sangue, presumibilmente l'arma del delitto. E poi da queste analisi della pietra si vede che quello è il sangue di Peppino, che quindi Peppino è stato o ammazzato o tramortito comunque in quella mangiatoia, in quel casolare, e poi trasportato là e fatto saltare con la dinamite. Qualcuno qua è venuto a mangiare, vedete l'incuria. Ma per gli inquirenti si sarebbe trattato di un suicidio o di un fallito attentato di un pazzo bombarolo. Sono la mamma Felice e il fratello Giovanni a non credere neanche per un attimo a questa tesi. Sono loro a portare avanti una battaglia per conoscere la verità che tutti, ma proprio tutti, sanno qual è per davvero. A Palermo si muovono nomi illustri della magistratura. Il giudice Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia nel 1983, e il suo successore Antonino Caponnetto firmano una sentenza che dichiara la morte di Peppino dovuta a ignoti mafiosi. Altro che suicidio, è un omicidio. E poi, 1988, il Tribunale di Palermo, in assenza di evidenze probanti, sentenza che Peppino è stato sì ucciso dalla mafia, ma non si sa da chi, né per conto di chi. 1994, l'inchiesta riprende grazie alla deposizione del pentito Salvatore Palazzolo, già affiliato alla mafia di Cinisi, il quale dichiara che quell'omicidio fu stabilito e organizzato da Tano Badalamenti e dal suo vice, Vito Palazzolo. 1998, la commissione antimafia riconosce che le indagini sono state fatte con dolo per depistare l'inchiesta, ma di questo parleremo tra poco. 2001, Vito Palazzolo è condannato all'ergastolo. 2002, Zutano è condannato all'ergastolo. Sono passati 24 anni dalla morte di Peppino. Gaetano Badalamenti alla fine muore in carcere dopo 2 anni dalla sentenza. Ma la storia non finisce qui.
c'è dell'altro e questa volta i protagonisti non sono mafiosi, sono piuttosto le forze che dovrebbero scoprire cosa è successo, ma non lo fanno. E nel 2018, leggendo il documento con il quale il giudice Walter Turturici archivia per sopravvenuta prescrizione l'inchiesta sulle indagini per quel delitto, si hanno queste conclusioni. Prescritto il generale Antonio Subranni, che dirigeva le operazioni ed era accusato di favoreggiamento. Prescritti 3 suoi collaboratori, Carmelo Canale, Francesco Abramo e Francesco Di Bono, tutti accusati di falso, per un contesto di gravi omissioni ed evidenti anomalie investigative. C'è però più di un qualcosa che non va nelle indagini condotte all'indomani del ritrovamento del corpo di Peppino. Nonostante fosse più che evidente l'odio pubblicamente espresso nei confronti della mafia, la pista mafiosa non viene presa neanche in considerazione dai carabinieri, che tentano piuttosto di definire Peppino come una persona instabile. Nella perquisizione di casa sua vengono requisiti fogli e volantini. Secondo i carabinieri si trova anche la giustificazione del suicidio, un biglietto con scritto «Voglio abbandonare la politica e la vita». Ma quella frase era stata scritta oltre un anno prima, in un momento di sconforto. C'è anche, come si legge nel rapporto ufficiale, un plico intitolato Giuseppe Vesco, perché Peppino si sta interessando in quei giorni alla vicenda di 2 carabinieri ammazzati nella casermetta di Alcamo Marina, che abbiamo raccontato in quest'altro video. Perché ammazzarsi nel bel mezzo di una ricerca a cui teneva tanto? Di quel plico sparisce ogni singola traccia. Che ci siano di mezzo anche altre forze oltre la mafia? Perché se lui veniva eletto consigliere comunale già assumeva un ruolo istituzionale dove diventava ancora più pericoloso ed era più difficile agire e ucciderlo. E poi ci sono le omissioni nelle indagini. Com'è possibile non vedere quel grosso sasso insanguinato? Cos'è? Peppino prima di suicidarsi si è divertito a sbatterci contro la testa più volte? E l'esplosivo? Di che tipo è? È lo stesso che viene utilizzato nelle cave della zona? Cave che sono tutte di proprietà di aderenti a Cosa Nostra? E poi in un rapporto dei carabinieri compare questa frase: anche se si volesse insistere su un'ipotesi delittuosa, bisognerebbe comunque escludere che Giuseppe Impastato sia stato ucciso dalla mafia. Ma perché? Su quali basi? Ma se escludi la mafia dovrai indagare per altre strade, ad esempio interrogando i possibili o probabili testimoni oculari. C'è un casello, là vicino, gestito da Provvidenza Vitale. È stata interrogata? No. L'hanno cercata, dicono, ma non si è mai trovata. Si è resa irreperibile da quel giorno. Che peccato. A Palermo, per fortuna, c'è Francesco Del Bene, un PM di quelli tosti, uno di quelli che non hanno paura, uno di quelli che i mafiosi li mette in galera, uno che nel 2011 si stanca e va a Cinisi a cercare provvidenza. La trova a Terrasini, dove c'era lo studio di Radio Out. Ha 85 anni, non ricorda molto di quella notte, ma lei non è mai stata irreperibile. A parte alcuni viaggi, se n'è sempre stata a casa sua. Quindi la cosa è molto strana. Anche la commissione antimafia si occupa del caso, senza tuttavia arrivare a conclusioni definitive, ma una serie di ipotesi le fa. Le fa sulla base della situazione a Cinisi e non solo. Molti capi mafia si sarebbero alleati con i carabinieri, spesso a livelli molto elevati, come nel caso di Tano Badalamenti. Il relatore della commissione Giovanni Russo Spena nel suo rapporto scrive: è anche del tutto probabile che Badalamenti abbia avuto dei rapporti confidenziali con i carabinieri in una zona alta, apicale, data la statura delinquenziale del capomafia di Cinisi. È ancora tutto da scrivere il capitolo del rapporto tra mafiosi e forze dell'ordine, e quando lo si scriverà si potrà vedere che esso è popolato da notissimi capi mafia, i quali, agli occhi del popolo mafioso, vogliono apparire come i più fieri avversari della sbirraia, ma in realtà con la sbirraia essi trattano, si accordano, fanno dei patti. È andata così? Le inadempienze investigative, i depistaggi, i falsi rapporti sono tutti dovuti a una specie di tregua armata tra lo Stato e la mafia? Non lo sappiamo, ma la puzza che esce da questa vicenda è una di quelle che tolgono il fiato. Tieni conto che quelli erano anni in cui si diceva la mafia non esiste. Dopo tanti anni, quando noi nel 2007 abbiamo deciso di dare vita nuovamente a Radio 100 a riaprire la radio, io ho dato vita a Radio 100 Passi, la situazione si chiama Rete 100 Passi. Noi nel primo posto dove siamo stati, a Palermo, noi lì abbiamo avuto 9 atti intimidatori solo in un anno, perché la figura di Peppino Impastato dà fastidio ancora oggi. Il 15 maggio si estraggono le schede elettorali dalle urne, anche a Cinisi, dove per la prima volta Democrazia Proletaria prende un seggio. Se lo aggiudica Giuseppe Impastato, detto Peppino, con 260 voti. Il suo partito arriva ad un impensabile 6%. È la prima volta che in un consiglio comunale si elegge un defunto, perché per gli abitanti di Cinisi è meglio un consigliere morto che uno disonesto. Al funerale di Peppino ci sono 1000 persone. Sulla sua tomba c'è questa iscrizione: rivoluzionario e militante comunista, assassinato
dalla mafia democristiana. Per tutti noi Peppino è un simbolo senza colori, un simbolo prezioso di chi sa lottare non per se stesso, ma per la società in cui vive, per le persone che subiscono in silenzio e senza reagire, che non sanno gridare, come lui ha fatto con tanto coraggio: la mafia è una montagna di merda, anche se i passi sono soltanto 100. Lui è un tipo molto ironico, scherzava continuamente, sempre nei limiti del decoro, perché lui è una persona molto seria, che aveva rispetto, sì, aveva rispetto per gli altri, scherzava, però poi c'erano sempre dei limiti. Una sera di un carnevale di alcuni anni fa, in pratica lui il pomeriggio scompare, letteralmente, non sappiamo dove è andato a finire. Poi la sera in piazza vediamo spuntare un clown, uno tutto con i palloncini, invece no, era lui proprio il clown che intratteneva i bambini e aveva una scia di bambini dietro di lui, una cosa impressionante. Prima di chiudere, un ringraziamento per il sostegno a questo episodio va agli amici di NordVPN che, proprio come per il video di qualche tempo fa sulla strage di Alcamo Marina, hanno accettato di sostenerci anche in questa sua naturale prosecuzione. NordVPN è lo strumento definitivo per la navigazione, la ricerca e l'intrattenimento via internet. In breve, e per dirla alla maniera dei saggi siciliani, NordVPN blocca sul nascere ogni rottura di cabbasesi che possiate incontrare su internet. La sua funzione principale è il mascheramento del vostro indirizzo IP, in sostanza l'indirizzo che vi identifica come utenti su internet. Questa funzione è soprattutto molto utile quando il vostro paese blocca alcuni contenuti per censura o altre restrizioni. E siccome l'informazione in Italia è quello che è, tra mezze verità, menzogne e manipolazioni, e storie come quella di Peppino Impastato ce lo dimostrano, sentire le voci al di là del proprio orticello fa sempre bene. Poi tutti noi sappiamo che rotture di cabbasisi sono i cookies che ti vengono imposti quando si apre una pagina. Tutta una sciarada, un teatro dei pupi, che spesso dietro prodotti e servizi nasconde malintenzionati, truffatori e furti di dati sensibili. NordVPN quindi con la sua Threat Protection vi isolerà da tutto ciò. Per la mafia serve altro, ma se per adesso vi accontenterete di salvaguardare la vostra navigazione su internet, questo è il momento perfetto per approfittare della speciale offerta NordVPN, 4 mesi gratuiti sui piani di abbonamento biennali. Trovate tutto al link in descrizione, con il quale potrete attivare un periodo di prova di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Un grazie anche a tutti i mecenati Patreon e YouTube che con i loro abbonamenti rendono possibili questi video. Per Aspera ad Astra.